qui con Tom Ciarda, illustre designer di origini olandesi americane, ma possiamo dire ormai per tutti gli anni che ha passato a lavorare e a vivere nel nostro paese che l'Italia è forse ormai diventata una seconda patria per lei. Sì, esatto, anche mia moglie è italiana, quindi ho sposato un po' questo modo di vivere in Italia, quindi sono ormai più italiano che americano, anche se il mio accento non è tipicamente piemontese, ma comunque in testa sono italiano. Padre di autovetture fantastiche che hanno fatto la storia dell'automobilismo, siamo qui accanto a una De Tomaso Pantera che forse è una delle autovetture più rinomate disegnate da Mr. Ciarda. Ci racconti un po' com'è nata l'avventura di questa macchina, di com'è nato il design di questa vettura? Dunque la Pantera è nato tramite un accordo che De Tomaso ha fatto con la Ford America a Detroit. Lui ha avuto la fortuna di conoscere Iacocca, che era presidente della Ford. E come l'hanno fatto un accordo per fare una macchina un po' particolare, perché la marca Mercury andava giù come vendita, quindi volevano fare qualcosa di attirare la gente nel showroom, diciamo, no? Quindi è nata questa idea di fare una macchina sportiva. Io mi ricordo benissimo che un giorno De Tomaso è andato via, ha detto devo andare in America, è stato via per due mesi e mezzo, 2 mesi e mezzo non c'era De Tomaso e mi ha chiesto di disegnare un nuovo Mangusta. Quindi io ho cominciato a fare il nuovo Mangusta, pensavo era un Mangusta nuovo, quindi ho fatto un modello, poi ho detto passare in scala 1-1, ho fatto un modello scala 1-1. Poi dopo un mese ho cominciato a telefonare, il modello è finito e farlo in fretta perché vengo con un amico mio. Quindi finalmente dopo 2 mesi e mezzo è arrivato De Tomaso con il suo amico che era presidente della Ford Iacocca. Quindi abbiamo fatto vedere questo modello, era appena verniciato, era ancora quasi non asciutta vernice. Venuto Iacocca in 10 minuti ha provato il design, quindi è stata una cosa molto veloce. C'è un dettaglio in particolare della macchina al quale magari lei è particolarmente legato, al quale c'è un aneddoto simpatico magari? Sì. Ma questa macchina, se noti, sul fianco della macchina c'è la griglia sul fianco, c'è la parte sul fianco che va su, che dà importanza, dà l'idea di potenza. Ho deciso di attirare l'attenzione estetica su quella parte lì, perché anche allora c'erano delle macchine con motori metà telaio, diciamo, però non si capiva bene dove era questo ponte, dove era il motore, dietro, mezzo oppure davanti. Quindi io volevo fare una cosa dove la potenza si vede esteticamente, dove viene fuori questa potenza. Le faccio una domanda un po' personale. Si ricorda che emozione ha provato la prima volta che ha guidato la De Tomaso Pantera? Quello è stato un dramma perché io ho comprato un muletto, si chiama muletto, quella macchina che ho usato per fare la prova, quindi ho comprato per niente. Quindi un weekend volevo fare il bullo, ho preso la macchina e sono andato a Portofino, no? Per fare il bullo, per farmi vedere. Andando giù volevo vedere la velocità, come andava. Quindi ho schiacciato l'acceleratore e andava a 220, 215 così. Ho notato che il muso era molto leggero. Cioè io racconto queste cose, ma nell'arco di 3-4 secondi è successo questo. Quindi mi sono trovato con lo sterzo molto leggero, mi ha spaventato. Per fortuna non ho frenato la macchina, ho lasciato andare giù da solo, quindi però era parecchio arrabbiato io. Quindi quando sono tornato, cioè lunedì, sono andato in ufficio, ho scritto un telex della Ford dicendo questa è una macchina pericolosa, ho fatto la prova, lo racconto cosa è successo, bisogna mettere un spoiler, qualcosa che tiene giù il muso della macchina. Che aumenti la portanza. Sì, importante, sì. E quindi a quel momento in America io non sapevo c'era De Tomaso e lui ha visto questo telex e mi ha telefonato, tu sei licenziato, non devi scrivere queste cose, vai a casa. Quindi io con la coda fra le gambe sono andato a casa. Poi dopo 2 giorni lui è ritornato e ha chiesto dove è andata? Mi ha telefonato a casa, dove diavolo sei? Vieni qua! Questo era De Tomaso, cioè lui bisogna
bisogna conoscere Di Tommaso perché scherzava mica tanto, comunque era così. Cosa stimolava il vostro intuito, cosa stimolava la vostra immaginazione nella fase progettuale di un'autovettura? Ormai allora noi parliamo di 40-42 anni fa, quindi era tutto diverso, disegnare una macchina era sempre la ricerca di qualcosa di nuovo, di unico, no? Non c'era questo input di brand che dobbiamo fare così per family feeling, non c'era niente, Di Tommaso non ha detto niente. Eravamo completamente liberi di interpretarlo come volevamo. Mr. Ciarda, un appello e magari un consiglio ai giovani che magari studiano design nel campo dell'automobilistico. Ha un appello, un consiglio da dare ai giovani che intraprendono questa carriera? Un giovane designer deve essere molto in gamba, però deve mettere in testa che per fare carriera bisogna diventare un direttore, bisogna assorbire questa cultura di management, perché è molto importante oggi maneggiare, il design. Se lascia oggi un designer fare tutto quello che voleva, come noi abbiamo fatto, non può avere successo. Anche perché comunque ci sono anche più vincoli costruttivi, vincoli di sicurezza. Sicurezza, c'è economia, c'è marketing, c'è di tutto che è cambiato di questo approccio per disegnare macchine oggi. Bisogna essere molto professionali oggi. Quindi un occhio alla professionalità senza mai smettere di sognare. Sì. Ma sì, senz'altro, bisogna sempre sognare perché è una bella mestiere. Tutti i giovani piacciono la macchina, disegnare macchine, quindi c'è ancora molta possibilità di fare tante cose belle. E noi ce lo auguriamo. La ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato e a presto e le auguriamo anche una buona giornata. Sì, grazie molto.